In questo video mi imbuco in un broker internazionale. Sono andato a Berlino, nella sede principale di Trade Republic, broker di cui sono ambassador da quest'anno, per scoprire come è nato, come è cresciuto, come si gestisce e come si lavora in un'azienda che vale 6 miliardi di euro per ora, che tra i suoi investitori ha tantissime personalità importanti, tra cui Sequoia, il cui boss è nell'advisory board di Trade Republic, e niente poco di meno che Peter Thiel, una sorta di dio del mondo delle startup, cofondatore insieme a Elon Musk di PayPal e primo investitore di Facebook, nonché autore del libro From Zero to One, che è una delle pietre fondanti dei libri sulle startup. Ci ho fatto anche un video, anni fa. Comunque, la prima volta che ho sentito la parola broker è stata ormai quasi 10 anni fa, quando ho visto per la prima volta The Wolf of Wall Street, un film bellissimo, che però forse ha illuso una generazione che essere un grande broker fosse qualcosa di spericolato ai limiti della legge. Chiaramente non è così, però da quando ho visto quel film mi sono interessato sempre di più nel cercare di capire cosa fosse un broker, che di fatti non è altro che l'intermediario tra te e il mercato, per comprare azioni, obbligazioni, materie prime, tutto quello che vuoi, per comprare strumenti finanziari. Una volta era una persona che fisicamente chiamava i propri clienti al telefono per piazzare gli ordini, ma nei decenni le cose sono cambiate e ormai si tratta di piattaforme tecnologiche. In questo video entro in Trade Republic, parlo con il fondatore e amministratore delegato, che mi racconta la sua storia e tutto il resto, faccio un tour degli uffici a Berlino che sono bellissimi, parlo con il responsabile del mercato italiano, con il responsabile della crescita in azienda, con la parte legal, con il responsabile delle partnership e della strategia. Insomma, è un video pregno di informazioni. Buongiorno amici, sono a Berlino. Sono arrivato ieri sera da Milano e l'obiettivo di oggi è fare un bel imbucato in Trade Republic. Tutta la mattina ce l'ho per me, ma il bello è che stasera arriveranno tutti i creator dal mondo con cui Trade Republic collabora e ci sarà un mega evento tutti insieme. Ho preso un hotel vicino all'ufficio, in modo da arrivare subito negli uffici di Trade Republic. Anche qua a Berlino hanno le monopattini in sharing. Sono molto comodi, lo prenderò. Buongiorno, benvenuto in Trade Republic. Gli uffici di Trade Republic sono dislocati sul quarto e quinto piano, più una terrazza, di un palazzo storico a Berlino. Gli altri piani, il resto del palazzo, appartengono a Flink, un'altra startup che si occupa di consegne. Comunque, appena si entra al piano terra abbiamo il bar, convenzionato per tutti quanti i dipendenti di Trade Republic. Questa è la nostra sala comune con il nostro distributore ufficiale di caffè, ovviamente incluso nel prezzo del biglietto. E andando avanti arriviamo alle porte con le scale e gli ascensori per andare ai piani. L'ufficio in realtà è il nuovo di zecca. In quel momento che registravo i dipendenti erano là da appena 2 settimane. Infatti il quarto piano era perfetto, il quinto stava lì per essere terminato. Quella parte lì è chiusa, stanno apportando delle leggere modifiche. Qua ci sono delle meeting room molto luminose. I piani sono dei giganteschi open space dove le persone possono lavorare dove vogliono e chiaramente ci sono anche varie sale riunioni dove poter fare riunioni e incontri di altri tipi. Lo stile è molto industrial berlinese e alle pareti ci sono degli schermi giganteschi dove per tutto il tempo ci sono solo notizie di Bloomberg. Comunque questa è la sede principale, ma ci sono anche altre sedi dislocate in giro per l'Europa. Abbiamo Milano, Madrid, Parigi, Vienna, Londra, basta. Partiamo con la storia dell'azienda, che ho chiesto direttamente al cofondatore e amministratore delegato Christian Ecker. I think you need to know I studied philosophy and history of art, so I had no connection to whatsoever banking or technology. It was quite funny. I was in the University of Munich, and then there was this workshop called Banking for Non-Bankers, and I attended. And then this somehow resulted into an internship, and so then I applied for a full job and then ended there at Bank of America Merrill Lynch. Worked a few years there. What were you doing there? M&A. Quindi ha studiato filosofia all'Università di Monaco ed è finito comunque a lavorare in banca nel settore M&A, cioè Merger and Acquisition, cioè tutte quelle operazioni in cui la banca aiuta le aziende a fondersi, acquisire altre aziende. Lui ha lavorato all'IPO, cioè l'entrata in borsa, di Rocket Internet, uno degli incubatori più importanti al mondo. And then all of a sudden, this guy came along in my job and said, Christian, you need to work on this new IPO, the going public of Rocket Internet. E mi ha detto che mentre lavorava a questa operazione a Berlino, ha visto gli start-upper in pantaloncini corti e maglietta a maniche corte gestire aziende miliardarie. E si è detto, questo è il futuro. I saw the people like in shorts, t-shirts, running a multi-billion-dollar company. And I remember I thought to myself, oh my God, they're doing the future, I'm doing the past. Così, tornato a Monaco, ha contattato il suo amico Thomas dall'università, che sapeva programmare, e così insieme hanno deciso di fondare Trade Republic. We were sitting in his apartment and just brainstorming what are the big trends in banking. We quickly landed on the pension gap. It was quite unknown back then. I think back then we thought it would take a year or two to go live. It took actually 4, so I don't know if I would do it again, but it was a quite fun time. Quindi, dopo l'idea, pianificano di lavorarci per un anno e poi andare sul mercato. Ma la verità è che ce ne mettono ben 4 e praticamente tutto senza investimenti. So the first 2 years we really truly bootstrapped. And in Berlin you don't get an apartment if you don't have a working contract. So we rented I think 8 or 9 different Airbnbs. And then we've been lucky to find small angel investors, like investing 100,000 here, 200,000 there, until we were able to raise the first real investment round, which was back then 8 million. Per 4 anni cercano di ottenere questa licenza bancaria, in realtà la licenza da broker. Un lento processo burocratico che hanno fatto tutto da soli.
in maniera molto ottimista, perché nel frattempo comunque stavano già costruendo, programmando Trade Republic, in modo che quando sarebbe arrivata la licenza bancaria sarebbero stati pronti. Le cose comunque vanno bene, perché nel 2018, poco prima di ricevere veramente la licenza da broker, ottengono un investimento da 8,5 milioni di euro e a dicembre 2018 ottengono anche la licenza da broker, e così finalmente lanciano al pubblico Trade Republic a gennaio 2019. So we were launching the product in January 19, and we thought we might get 1 or 2 or 20,000 customers. And I think in the first quarter was 80,000. So people were really, really excited to get it. And we were closing 2019, the first year, already with record numbers. And then COVID crisis came. Many people looked into investing. And all of a sudden, we've been the millions of customers. Quindi sono riusciti a ottenere in meno di 2 anni milioni di utenti, senza però spendere esageratamente in marketing. Infatti, ad oggi il 60% degli utenti arriva tramite il passaparola. We don't spend so much time and money in marketing. Still, 65% of our customers come through word to mouth. Al che ho dovuto chiederlo: come diavolo avete fatto a trovare investimenti da Sequoia Capital e da Peter Thiel? È praticamente come voler fare il calciatore e finire direttamente in Serie A e farsi allenare da Ronaldo. First of all, I think the banking market is an exciting market because there's large entry barriers. So we had the license, we were independent, no partnering with anybody else. And with that, we could basically show we had a product which is growing very fast with consumers who are actual fans. And we were acquiring customers quite cheaply because everything was word to mouth, right? And so it became quite an obvious pitch to investors that if you just expand the product, you improve it little by little, you create something really big. Quindi fondamentalmente un mix tra il fatto che erano in un mercato in realtà difficile da aggredire, con delle grandi barriere all'ingresso, e in più erano autonomi con della tecnologia proprietaria. Crescendo così velocemente e a così basso costo, erano l'azienda perfetta in cui investire perché poteva scalare. Grazie ai contatti dei loro primi investitori sono riusciti ad arrivare in Silicon Valley e a ottenere l'attenzione di Sequoia Capital e del Founders Fund di Peter Thiel. We've been lucky to be invited by Founders Fund and Peter Thiel to meet, and then one thing come to another. Tornando alla missione di Trade Republic, l'obiettivo era democratizzare quanto più possibile i mercati finanziari, abbassando i costi, semplificando la piattaforma e permettendo quindi alle persone di iniziare ad investire in maniera semplice ed efficace. Negli anni in cui sono partiti, il mercato degli investimenti era relegato a pochi player, specialmente in Italia, che rendevano le cose complicate e con delle fee piuttosto alte. Loro avevano l'obiettivo di scardinare questo problema. Anche se la missione è così ambiziosa, mi ha spiegato che gli obiettivi sono cresciuti nel tempo. To be honest, I think the first round of investors we pitched them with becoming maybe 100,000 customers, something we achieved within 3 months or 4 months. And today the vision is so much bigger. In fact, every new funding round we try to double the scope, double the perspective of what you can become. I tell to everybody we're in the early innings. There's so much more to come. 8 out of 10 people in Europe are not investing, are losing money, and that's for us to change. Today I think we have a really, really great view on the underlying problem, right? The pension gap, the motivation of millions of people across Europe to start maybe investing. And we see that we're growing faster than ever. So there's really a new generation of first-time investors arising, and that makes me very excited that for the years to come there's enough to do. Al che io ho detto: Christian, dammi qualche consiglio, anche a me, per fare l'imprenditore. E lui mi ha risposto 3 cose. Il primo è il timing, cioè trovare il momento giusto. You always need to find the right moment where you can tangibly 10x from today. Il secondo è focalizzarsi sul prodotto e non pensare a nient'altro. People who really love your product is the bread and butter of every VC investor, especially in America. E il terzo, molto importante, è avere una tecnologia proprietaria, che è quello che dice spesso anche Peter Thiel. Aiuta a creare delle barriere all'ingresso. And then you want to show that you have true technology. I think only very few companies across Europe have true technology, because technologies mean an entry barrier. Nobody can replicate you. Poi mi ha spiegato che bisogna sempre essere agili ed essere pronti a cambiare. You need to stay agile, nimble, and just learn from your mistakes and get better. Make a lot of decisions. Al che ho chiesto cosa ne pensasse del futuro dell'azienda, cosa succederà, e sorprendentemente è stato molto puntuale. So I think first of all now 2023 and the next year likely is a correction phase, right? So we've seen maybe the bubble has corrected. I believe there's going to be a big consolidation in the fintech market. So in 2 years time there's not going to be so many fintechs as we have today. Quindi in pratica mi ha detto: probabilmente il periodo in cui eravamo in passato era un po' un periodo di euforia, nascevano tanti broker, tanti player. Adesso che ci sono un po' di problemi nei mercati, entriamo in una fase di consolidamento, cioè si vede chi è veramente valido e chi non è valido, e chi non è valido generalmente fallisce. Insomma, secondo lui rimarranno meno player in piedi nei prossimi anni. E poi chiaramente ha detto che l'obiettivo dell'azienda sul lungo termine è sicuramente quello di quotarsi in borsa. For what's to come, we will see, but obviously for a company which customers are investors, an IPO is a natural perspective, but this is 10 years from today. Dopodiché ho parlato con Emanuele, è entrato nel 2021 in Trade Republic come country manager per l'Italia, ma ora è responsabile anche di altri paesi. Il suo curriculum è pazzesco: ha studiato a Milano in Bocconi, Alla Bocconi di Milano. ha fatto un master a Rotterdam dove ha fondato una startup Abbiamo fondato una piattaforma per accommodations per studenti. che è stata acquisita da Rocket Internet, per cui è andato in Germania. Dopo è passato a lavorare per Google per 3 anni e mezzo. Il mio passaggio successivo è stato a Google, nell'headquarter europeo. E dopo un'altra esperienza in una piccola startup è entrato in Trade Republic, dove ha unito la sua passione per gli investimenti con il suo background tech e startup. E avevo voglia di tornare all'interno di un'azienda che cresce forte, che sta
impattando la vita di decine di milioni di persone, Trade Republic è stata esattamente quell'azienda lì. Come prima cosa gli ho chiesto com'è organizzata e gestita l'azienda. Trade Republic ha due figure apicali, che sono i nostri co-founder, Thomas e Christian. Christian ha sotto di sé tutte le funzioni che sono un po' più legate al mondo business. Thomas ha sotto di sé software engineering, la parte un po' più tecnica. Il team nel quale stiamo assumendo di più al momento è il team di sviluppo prodotto, ruoli da product owner o product manager. Stiamo assumendo anche tanto lato sviluppatori. Considera che da quando abbiamo lanciato abbiamo fatto una release importante ogni 3 mesi. E tu nella tua giornata di tutti i giorni di cosa ti occupi? Io mi arrovello su come far crescere Trade Republic il più possibile nei mercati che mi sono assegnati e acquisire nuovi clienti, quindi capire che bisogni hanno sia i nostri clienti esistenti e come servirli sempre meglio, sia quali sono i nuovi segmenti di riferimento. Per esempio abbiamo lanciato le obbligazioni frazionate qualche settimana fa e questo apre un mondo di opportunità. Al che ho chiesto nel pratico com'è la sua vita in azienda, dal lavoro da remoto fino alla valutazione delle sue performance. A livello di lavoro da remoto come funziona? Si è deciso di lasciare completa flessibilità a ciascuna funzione. La valutazione della performance si guarda prima di tutto all'impatto, quindi nell'ultimo ciclo di valutazione che impatto hai portato, a seconda della tua area di responsabilità ovviamente, e poi si guarda anche quanto sei stato un champion dei principi culturali che Trade Republic porta avanti. Questi principi sono: be an owner, sii sempre responsabile per i progetti che porti avanti, fatti carico del risultato, amp it up, ricerca l'eccellenza, every day is day one, prova a fare qualcosa, mettiti in azione, se sbagli poi in qualche modo la risolveremo. Ogni quanto vieni valutato tu? Noi abbiamo dei light performance cycles ogni trimestre, il ciclo completo avviene ogni 6 mesi. Inoltre ho scoperto che alcune persone che mi conoscono lavorano in Trade Republic, per cui ho chiesto quali sono i requisiti per lavorare là. Ci sono team che richiedono un background tecnico e specifico. Per esempio, se vuoi lavorare nel legal è importante comunque aver fatto quel percorso di studi, aver passato l'esame di ammissione all'albo. Stessa cosa per sviluppo software, ovviamente un background tecnico è richiesto. Ci sono invece dei team in cui un background generalista è visto in maniera positiva. Per esempio all'interno del team di prodotto abbiamo molta più flessibilità. Quello che ti dà vantaggio competitivo rispetto agli altri è come arrivare al risultato senza che nessuno ti tenga la mano. A questo punto, domanda fondamentale. Dato che Emanuele è responsabile anche del mercato italiano, gli ho chiesto com'è dover far crescere Trade Republic in un mercato come quello italiano, dove le persone sono spaventate ad investire, guadagnano poco e investono poco. Parte tutto dall'essere immersi nel tessuto del nostro paese, quindi parlare con giovani come noi, capire che esigenze hanno, capire dove sta il blocco. Questo lo facciamo sia tramite gruppi di studio, facciamo regolarmente, sia tramite sondaggi su larga scala. L'italiano medio tipicamente non investe perché lo ritiene un tema troppo complesso, un tema che dovrebbe essere lasciato agli addetti del settore. Questa è una mentalità di chi ha qualche decennio in più di noi sulle spalle. Invece presso il segmento più giovane, meno di 35 anni, i blocchi sono altri e sono tipicamente: non ho abbastanza soldi per investire, Vorrebbero investire e anche una certa avversione al rischio. Dopodiché sono passato all'inglese perché ho intervistato Julian, che ha il ruolo di Head of Growth, cioè responsabile della crescita. È entrato 3 anni fa in Trade Republic, ma lavora con Trade Republic da 5 anni più o meno, perché lavorava in un fondo di investimento che investe in Trade Republic e quindi è passato da referente esterno a interno. I saw the company grow, and after some time I was so excited about the company that I basically switched sides. Il suo ruolo, come in tutte le startup che diventano scale up, è fondamentale perché si occupa proprio di fare in modo che l'azienda possa scalare e passare da una manciata di dipendenti a 600 dipendenti come sono oggi in Trade Republic. Dato che è più o meno la stessa cosa che vorrei fare con Flatmates, io ho chiesto: come hai fatto? Mi ha risposto così: quando si è in 25 la sfida è di prodotto. In particolare la sfida si chiama Product Market Fit, cioè trovare quel prodotto che il mercato vuole veramente. Una cosa non facile. È facile avere un'idea di startup, è difficile trovare quell'idea che funziona per davvero. When you're 25 people, it's first and foremost a product risk. You're basically asking yourself, is the product that we're building, is that something that customers really need? Poi mi ha detto che man mano che l'azienda cresce c'è una seconda sfida, che ha chiamato Go to Market, cioè la capacità di acquisire sempre di più nuovi clienti, crescere di struttura, andare su nuovi mercati, insomma scalare. In particolare si è concentrato sull'aspetto di espansione in Europa, perché loro sono partiti in Germania e poi sono arrivati in 17 paesi. The next one is the go-to-market risk. So you have the first couple of customers, and now you're asking yourself, okay, am I able to scale? Can I do it in different countries? Can I do it with maybe some additional products that I add on top? Like, can we win the market over time? Dopodiché mi ha detto che quando si è grandi o giganti, la terza sfida è di cultura. Mentre prima la responsabilità dell'azienda è in mano a poche persone, quando si è in 600, la responsabilità è distribuita nell'azienda. È anche un loro valore, ownership. Questo però significa che tutte le persone devono essere allineate. And what I mean by culture risk is if you have 600 highly motivated people, the biggest challenge that you have is, are we working in sync? Are we focusing on the right thing? Because oftentimes it's not actually that you have too little opportunities, it's you're having too many. You need to strictly prioritize that we are focused on the most important things and then structurally work against them. Ricapitolando: trovare il prodotto giusto, trovare clienti ed espandersi, cultura aziendale. Bella risposta, però volevo qualcosa
qualcosa di ancora più pratico, per cui ho insistito e ho chiesto come avete scalato voi di preciso. Mi ha spiegato che la strategia è sempre stata quella di focalizzare le energie sul prodotto, cercando di renderlo il migliore possibile e migliore degli altri. Infatti ha definito l'azienda product led, cioè basata sul prodotto. Non è una strategia facile, richiede tanti investimenti ed è anche per questo che loro hanno raccolto tanti soldi. We're trying to focus on having unique product advantages. So when we have product launches, my team, the marketing organization, we open the floodgates. We go very, very broad. We try to acquire as many customers as possible through all channels. This means paid social like Instagram and Meta, Facebook, but also all the other channels, search, influencers, affiliate partners. E mi ha spiegato come il marketing viene fatto sia in maniera generale e continuativa, ma in particolare vengono fatte campagne di marketing mirate per ogni nuovo lancio. Infatti Trade Republic non è un prodotto fermo nel tempo sempre uguale, ma vengono lanciate nuove funzionalità ogni volta, come per esempio le obbligazioni. Ogni volta che c'è qualcosa del genere si crea una campagna apposta. So what you're trying to do as a company that wants to be very careful how they spend money, you go into more high intent channels. High intent channels means, for example, channels like financial influencers that you use to do campaigns because you know the people that are following them, they already have an interest in the capital markets and it's a bit easier to convert them. When the market is turning around and more people are actually following it because it's, for example, in a low interest environment, lower inflation, and people really want to put their money into the markets, then you can go a bit broader. What we're trying to do, and one of our largest channels is actually the Refer a Friend program that we have. And this is something that's really nice because what you're basically building is almost like a viral loop. But of course, this only works if you have a product where people say, I'm happy with that. Comunque, nonostante l'obiettivo principale sia massimizzare la crescita, non si sono mai sporcati. L'obiettivo è sempre stato quello di mantenere un rapporto di fiducia e a lungo termine con il cliente. Perché dico questo? Perché, specialmente in passato, altri broker, per fare comunicazione, si sono basati, e si basano tuttora molti, sul far rischiare molto il cliente. Fargli fare trading, promettere guadagni importanti, proporre strumenti derivati complicati, tutte cose che paradossalmente incentivano tanto le persone a iscriversi perché vogliono fare soldi, ma non è una maniera sana di portare persone dentro un broker, perché poi la maggior parte di queste si scottano e perdono soldi. Trade Republic invece, nonostante il nome che per alcuni potrebbe trarre in inganno, non spinge a fare trading. L'obiettivo invece è proprio quello di promuovere gli investimenti passivi, un portafoglio bilanciato in ETF per esempio, per accrescere il proprio capitale sul lungo termine. Proporre investimenti troppo rischiosi per un audience che non è ancora capace di investire andrebbe esattamente contro quella che è la missione di Trade Republic, che abbiamo detto prima. A Trade Republic will never incentivize you to trade. They'll never go out with a bold statement and say, invest here now. This is not our mission. Our mission is to democratize wealth. This means long-term savings. So the only thing that we ever going to be very active about is basically savings plans, because we believe it's the best product there is, recurringly investing into the broad market. And our goal is to have customers for 20 years. Even though we are like very, very safe as a company, trust is not reality, trust is perception. What this means is we need to build trust with the people, and this only goes being continuously someone that listens to customers, showing that we're there, working at all times. Detto questo, se vi state chiedendo quanto sia sicuro mettere i propri soldi dentro Trade Republic, continuate a vedere, perché ho parlato con Kirsten, responsabile dell'area legale. Infatti Trade Republic, essendo un broker, è regolamentato dalle autorità tedesche e ha bisogno di un team interno di legali, perché ogni cosa è controllata, addirittura anche le competenze del management, che prima di essere assunto deve essere testato dalle autorità tedesche. We need to comply with tons of regulation, which tell us how to structure our company or even how suitable our management has to be. And we are being supervised by a financial supervisory authority, which is BaFin. So this sounds maybe burdensome, it kind of is, but it also opens doors because based on our license as an investment firm, we are allowed to operate all over Europe. That's called the European passport, so that's also a benefit. And it's actually the reason why we can also offer our services in Italy. E ovviamente ogni volta che viene lanciata una nuova funzionalità viene fatta a quattro mani col team legale per assicurarsi che rispetti al 100% la normativa. They have a very specialized team of lawyers that work very closely with the product team. They are involved from the very beginning in product design, product structuring, basically teaching our product team the regulatory landscape that governs the products which we want to offer so that they can build the products compliant but also innovative. Inoltre non solo Trade Republic è regolamentato, ma come la maggior parte dei conti in Europa, il conto è garantito fino a 100.000 euro. All of the regulation that I just mentioned, these are rules that are aiming at protecting the European financial system and specifically also at investor protection. There is this mechanism which is implemented all over Europe that's called the European Deposit Protection Scheme. So this is aimed at really protecting customer funds, which you can also read on our webpage where it says protected up to 100k. Un modo interessante per vedere in che modo il team legale è utile nella parte di prodotto è vedere come Trade Republic gestisce le azioni e le obbligazioni frazionate. It's co-ownership. So that is a civil law legal construct that can, let's say, happen when you have a brother or a sister, you inherit something from your grandparents, but you and your brother, you inherited both equally. So you co-own it. So then you own 50-50 of it. That's also what happens with fractional trading.
trading. Per intenderci, se un'obbligazione costa 1000 euro, ma io ho solamente 500 euro, non la posso comprare di solito. A questo punto un broker ha tre opzioni: non fare niente a riguardo, quindi non permetterti di comprarla, a meno che tu non abbia tutti i soldi, però questo significa che se io non ho tantissimi soldi non posso diversificare abbastanza il mio portafoglio. La seconda opzione, che è quella della maggior parte dei broker che conosco, è quella di far investire in derivati, quindi io voglio investire in una certa azione o in un certo strumento, ma in realtà sto investendo una cifra sì minore di soldi, ma in un derivato che non è veramente quello strumento, e alcune volte, come abbiamo visto anche nel video sul trading, questa cosa porta anche a conflitti di interesse, e soprattutto non sto veramente investendo in quello che voglio investire. La soluzione di Trade Republic invece utilizza un costrutto legale, cioè la coproprietà. Se ho solamente 500 euro da investire, sarò proprietario al 50% di quel titolo, e Trade Republic avrà l'altro 50%, oppure altri clienti. In questo modo posso investire direttamente sul sottostante e non su prodotti derivati, e questo vale sia per le azioni che per gli ETF che per le obbligazioni, che è stata una svolta, perché sono stati i primi in Europa a permetterlo sulle obbligazioni, trasformando qualcosa che era piuttosto complicato per l'investitore medio italiano in qualcosa di veramente semplice, cioè comprare appunto delle obbligazioni. So let's say you can only invest 20 euros in a share that costs 40, you have 50% of it, and Trade Republic will hold the other 50% of it. But then you are entitled to get the dividends according to your share and so on. Inoltre, per raggiungere un altro livello di sicurezza, il conto in banca dove fisicamente ci sono i miei soldi, depositati su Trade Republic, è un conto in banca a me intestato su una loro banca partner, banche solide come Deutsche Bank, Citigroup e tante altre. Curioso di sapere come funzionassero le partnership tra Trade Republic e tutti gli altri enti come le banche o le case fondi, ho parlato con Teo, responsabile delle partnership, Head of Partnerships. Andare nel mercato, trovare questi partner, aprire una discussione con loro per capire cos'è che possono fare e come ci possono aiutare a capire quali sono le priorità strategiche di Trade Republic. Ora, se noi adesso apriamo Trade Republic e vediamo gli ETF, vediamo che gli ETF che possiamo comprare sono emessi da varie case fondi differenti. Infatti, se voglio investire sull'indice Standard & Poor's 500, posso farlo tramite l'ETF di Vanguard o tramite l'ETF di BlackRock o tramite tanti altri. Trade Republic ha accordi con tutte le principali case fondi in modo da avere una vasta gamma di ETF da poter comprare, e per farlo ha partnership con centinaia di aziende diverse. Quanti partner avete? Delle centinaia, però quello che consideriamo dei partner strategici probabilmente una trentina, quarantina. Comunque, Teo è francese, ha fatto le superiori a Roma, per questo parla italiano, l'università a Londra, Ho studiato a Londra Imperial College, ha lavorato per JP Morgan mi sono occupato di M&A e di finanziamenti nel settore tech con la banca JP Morgan. e ora vive a Berlino lavorando per Trade Republic. Poi mi sono trasferito a Berlino, ho cominciato a lavorare in Trade Republic. Anche lui ha un bel curriculum e io ho chiesto come funziona dover negoziare una partnership con un'altra azienda. Tutto quello che non possiamo fare noi stessi dobbiamo andare a trovare i nostri partner. Questo può essere diversi angoli. Il primo, supportare la nostra missione di democratizzare l'accesso ai mercati. Lavoriamo con dei partners come BlackRock, come Vanguard, Xtrackers, AWS. Ci danno accesso a delle securities che sono più semplici. Ad oggigiorno noi non siamo una banca, però per poter prendere i soldi ai nostri clienti abbiamo anche un partnership con delle banche internazionali, sia americane come Citigroup o come JP Morgan, banche esterne, che porta anche un livello di sicurezza. Raccontami un po' del processo. Qual è il processo di onboarding? Risposta breve, ci vogliono un paio di mesi. La lunghezza del processo viene dal fatto che i contratti che firmiamo sono sempre nell'ambito di diversi milioni di euro, quindi dobbiamo lavorare in modalità molto stretta sia con i nostri avvocati in interno che con quelli dei partner. Ho parlato poi con Nina, a capo del team di strategia. Ora voi vi chiederete, scusa, ma la strategia di un'azienda non la decide il capo dell'azienda e basta? Sì e no. Con aziende molto grandi, come dicevamo, l'ownership, l'intraprendenza deve essere diffusa in tutta l'azienda. D'altro canto, tutti devono essere a bordo su una stessa visione. So I think a strategy for us is an aligned way forward, and it is a common goal. And it's something that we might say we want to achieve in a year, and to get there we need to start today. Il team di strategia, più o meno 10 persone guidate appunto da Nina, si occupa di parlare con tutti gli altri team e assicurarsi che la strategia sia chiara, discutendo anche su come metterla in pratica. So my team typically operates in projects. We project manage, but we also benchmark. We sit into a room together and just think from scratch, how could we set things up? We align across function with everyone in the org, so my team is very well connected. And you bring everyone into a room and just make sure that you have the same common understanding of what we want to do, why we want to do it, and how we want to do it. Tutto parte chiaramente dal CEO, l'amministratore delegato, che generalmente ha la visione più a lungo termine e più generale. Col team di strategia si mette a terra un percorso per punti per arrivare dal punto A verso l'obiettivo. How much do you have to speak and align with the founders? Yeah, so Christian and I work really hand in hand, and I think it's not only about me deciding something, it's about we as a leadership team coming to a conclusion that this is the way forward where we want to go. The strategy of Trade Republic was always to cut down complexity. For example, bond offering that we just launched 3 weeks ago. The bonds. The yes. bonds is some good example because it was asset class that was basically closed up for the last decades. It was very hard as a retail investor to invest money into it. And with the legal framework
we found and the way we offer it to the customer, it's easy. It's like €1 you can invest, you have an easy selection, and it's an asset class that is now democratized because everyone has access to it. Devo dire che questa visita in azienda è stata illuminante. Forse è l'unica volta che ho parlato con così tante persone di rilievo all'interno di un'azienda, e tra l'altro in un'azienda abbastanza grande, non una startupina da 4 persone, ma 600 persone e 6 miliardi di valutazione. Ogni volta che faccio questi video mi esplode il cervello. In questi 2 giorni dove sono stato in Trade Republic, inoltre, ho incontrato anche gli altri creator europei e italiani tra l'altro che collaborano con Trade Republic, abbiamo fatto un sacco di cose insieme, e poi vi direi che se siete curiosi di vedere una recensione dalla A alla Z di Trade Republic, a questo punto vi direi che la posso fare. Non sono solito fare recensioni di broker, però dopo questo videone potrebbe aver senso fare un video dedicato solo al broker.